Ciao ragazzi, oggi vi mostro come cambiare un piezo elettrico, più comunemente chiamata la scintilla, nel piano cottura di casa. Andiamo! Allora, innanzitutto ci andiamo a liberare il piano cottura, quindi andiamo a togliere le griglie e i fuochi. Poi ci andiamo a togliere tutte quante le viti che troviamo sul piano cottura, quindi le due viti che accompagnano ogni fuoco che è presente nel piano cottura. Questo grande addirittura ce n'ha 4. Dopodiché ci andiamo a togliere tutte quante le rotelline del gas. Basterà semplicemente tirarli su. Sotto troveremo altre due viti che fermano il piano cottura. Togliamo anche queste. Allora, questa procedura è per quanto riguarda l'hot point Ariston, ma è una procedura bene o male universale. Potrebbero cambiare forse le viti del fermo del piano cottura, ma una volta tolte le viti va bene per qualsiasi piano cottura. Quindi abbiamo detto, tolte tutte quante le viti, ce le andiamo a sollevare. Allora ragazzi, il piezo elettrico da cambiare è questo. Ora ve lo smonto e ve lo faccio vedere più da vicino. È in pratica spezzata la ceramica, quindi il piezo elettrico non va più a scaricare come si deve. Per capirci meglio, ve lo mostro. Va a scaricare nella parte sotto, non più nella parte sopra, quindi non andava più a beccare il gas. Adesso ci muniamo di, se è possibile, una pinza a becco e andiamo a togliere il suo fermo. Tolto il suo fermo, facciamo scorrere verso l'alto il piezo elettrico. Facciamo fuoriuscire il filo dalla sede, dopodiché ci seguiamo il filo, andiamo semplicemente a tirare indietro il suo attacco. Semplice semplice. Vedete come si era sbeccato, eh? Allora, il piezo elettrico da cambiare deve essere uguale in tutto e per tutto, non sono universali. Quindi deve essere, questa distanza deve essere uguale che sia, ossia la distanza che fuoriesce dal piano di cottura e la parte sotto dove c'è per l'appunto la parte che va agganciata al piano cottura. Quindi ci ricolleghiamo il suo jack, non serve staccare corrente, è un lavoro che si può fare tranquillamente. Senza pericolo. Riattacchiamo il suo jack, facciamo camminare i fili sotto ai tubi del gas in modo che non c'è pericolo che vadano a finire sui fuochi. Dopodiché rinfiliamo il filo nella sua sede, tiriamo giù il suo piezo e possiamo andare a rimettere il suo gancetto. Come l'abbiamo tolto lo andiamo a rimettere. Ora siamo sicuri che il pezzo è fermo a saldo. Adesso ci passiamo a rimettere il piano cottura. Ci rimettiamo tutte quante le viti. Ci andiamo a rimettere tutti quanti i suoi fuochi. Ci andiamo a rimettere tutti quanti i suoi pomelli, quindi basetta, molla e pomello.
deve far combaciare la parte sottostante con il vasetta. Schiacciamo un pochino ed entra nella guida. Verifichiamo che si siano incastrati bene tutti quanti, quindi facciamo la pressione e verifichiamo che si sente il rumore della scintilla. Allora, terminiamo con il rimettere le sue griglie e poi facciamo una prova di funzionamento. Perfetto. Allora ragazzi, il mini tutorial finisce qui. Un lavoro, come avete visto, semplice, non servono chissà quali abilità. Spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto, che sia utile a qualcuno. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace sotto al video e noi ci vediamo nei prossimi video. Un salutone da Fabio, ragazzi, ciao a tutti!